Professor Dave Hendry, Senior V.President and Curriculum Management di Age of Learning. Il titolo del suo intervento è Principi di progettazione per un uso efficace della tecnologia nell'istruzione. Prego. Grazie, buon pomeriggio. It is a great pleasure and honor for me to speak to this group this afternoon about the work that I have been involved with for the past 8 years. Grazie a tutti, è un grande piacere e onore per me essere qui e parlare a questo gruppo del lavoro che mi ha visto coinvolto negli ultimi 8 anni. I must first apologize because I made a terrible mistake many years ago. In high school, I decided to learn Russian instead of Italian. Prima di tutto mi vorrei scusare perché ho fatto un terribile errore molti anni fa. Alle scuole superiori ho deciso di studiare russo e non italiano. I now very much regret that decision because Italian is such a beautiful language with a history that encompasses culture, art, literature, history, science, mathematics, and philosophy. All subjects that we must learn to speak about clearly if we're going to talk about education. Adesso rimpiango molto questa decisione perché l'italiano è una lingua bellissima, con una storia che abbraccia la cultura, l'arte, la letteratura, la storia, le scienze, la matematica e la filosofia, tutte materie di cui dobbiamo essere in grado di parlare in maniera chiara se vogliamo capire l'istruzione. Because I made this mistake in my own education, I must now speak only in English and leave it to my friend Manuela to make it sound beautiful. Poiché ho commesso questo errore nella mia istruzione, adesso devo parlare solo in inglese e lasciare a Manuela, che sarei io, il compito di farlo suonare così bene. I want to say how much I appreciate the knowledge and the viewpoints expressed by previous speakers today and yesterday. Voglio dire quanto apprezzo le competenze e i punti di vista espressi dai precedenti relatori di oggi e di ieri. I might summarize some of what we've heard by saying that the difficulties students have in learning are not due to problems in the students themselves. They are due to the failure in schools to present what students should learn in ways in which they can understand well and which will attract their interest and desire to learn. Potrei sintetizzare alcune delle cose che abbiamo sentito dicendo che le difficoltà che gli studenti incrociano nel loro percorso di istruzione non sono dovuti a problemi che gli studenti hanno in sé, quanto piuttosto alla mancanza da parte della scuola di presentare agli alunni le cose che devono imparare, in modo che essi possano comprenderle a fondo e in maniera tale da attirare il loro interesse e accendere il loro desiderio di apprendimento. Thank you. Although there are many good teachers, both in America and in Italy, they are not always able to teach as they wish because of requirements of the educational systems that they work in. We must find ways to support teachers who do know how to teach, and we must never believe that difficulty in learning is the student's fault in any way. Nonostante ci siano molti buoni insegnanti, sia in America che in Italia, non sempre essi sono in grado di insegnare come vorrebbero a causa delle richieste da parte del sistema educativo nel quale lavorano. Dobbiamo trovare modi per dare supporto agli insegnanti che sanno come insegnare e non dobbiamo mai credere che la difficoltà nell'apprendimento sia in qualche modo colpa dello studente. The company that I work with, Age of Learning, has been engaged since 2007 in projects which have the purpose of providing quality educational experiences to students no matter their circumstances, in America and all over the world. L'azienda con cui lavoro, Age of Learning, è impegnata fin dal 2007 in progetti che hanno lo scopo di fornire esperienze educative di qualità per i bambini americani e in tutto il mondo, a prescindere dalle circostanze e dalle condizioni in cui questi bambini vivono. One of these projects is an online curriculum for young children called ABC Mouse, which is now recognized as the leading digital education resource for young children in the United States, currently serving millions of children in their homes and around 70,000 classrooms. Uno di questi progetti è un percorso di studio online pensato per bambini molto piccoli, si chiama ABC Mouse, che oggi è riconosciuto come la massima risorsa digitale per l'apprendimento dei bambini più piccoli in America, utilizzato da milioni di bambini a casa e da circa 70.000 classi. The success of ABC Mouse is the result of application of knowledge, expertise, and talent in 4 areas. One of them is engineering and technology, which makes it possible to put a large quantity of educational content into the hands of millions of children on computers and mobile devices. Il successo di ABC Mouse è il risultato dell'applicazione di conoscenze, esperienza e talenti in 4 aree. Una di queste aree è quella dell'ingegneria e della tecnologia, che rende possibile consegnare una grande quantità di contenuti educativi nelle mani di milioni di bambini attraverso i computer e i dispositivi mobili.
A second is business expertise. La seconda area è la competenza imprenditoriale, manageriale. A third is artistry. From the beginning, our vision was to provide children with outstanding artistic products, both in terms of what they see and what they hear. To that end, we employ hundreds of talented writers, illustrators, animators, lyricists, musicians, and voiceover performers. La terza è l'arte. Fin dall'inizio la nostra visione era quella di dare ai bambini un prodotto artistico eccezionale, sia in termini di ciò che vedono che di ciò che sentono. A questo scopo ci avvaliamo di centinaia di scrittori di talento, animatori, poeti e attori narratori. And the fourth is the science and philosophy of learning and education. I'm going to focus on this for a few minutes. E la quarta è l'area della scienza e filosofia di apprendimento e dell'istruzione, ma mi concentrerò su questo tra qualche minuto. To begin with, there is a fundamental truth about education which is often overlooked, even by well-meaning and experienced educators. Per cominciare c'è una verità fondamentale sull'istruzione che viene spesso trascurata anche da educatori esperti e ben intenzionati. When we design educational programs, we are aware, I think, of many stakeholders. The government is often one of those stakeholders. Quando progettiamo un programma educativo siamo consapevoli, penso, dei diversi soggetti coinvolti e interessati. Uno di questi soggetti è il governo. Teachers and administrators are also stakeholders because they are accountable for the results. Anche gli insegnanti e gli amministratori sono portatori di interesse perché sono tenuti a rispondere dei risultati ottenuti. And the parents and guardians of the students that we teach are obviously important stakeholders as well, since our work affects families in many ways in the present and in the future. Inoltre, anche i genitori e i tutori sono naturalmente portatori di interesse perché il loro lavoro influisce sulle famiglie in molti modi, sia nel presente che nel futuro. All of these stakeholders make very large investments in education, but in fact none of them make the largest investment. Can you guess who does? Tutti questi gruppi di portatori di interesse investono molto sull'istruzione, ma in effetti nessuno di loro fa il più grande degli investimenti. Indovinate chi lo fa? The answer, of course, is the students themselves. We expect children to invest 12 years or 16 years or 20 years of their lives into their education. And as you may remember from your own childhood, a year in the life of a child lasts much longer than a year of one of our years, which makes their investment even greater. La risposta naturalmente è gli studenti stessi. Ci aspettiamo che i bambini investano 12, 16 o 20 anni delle loro vite nella loro istruzione. E come potrete certamente ricordare dalla vostra infanzia, un anno, dal punto di vista di un bambino, dura molto di più di uno dei nostri anni, il che rende il loro investimento ancora più grande. And because they are the people who make the largest investment, it is our responsibility as educators to respect their rights as learners. E poiché sono loro quelli che fanno l'investimento più grande, è nostra responsabilità come educatori rispettare i loro diritti come allievi. Just because children are small and defenseless and they don't have much money is no reason that we should consider they have no rights. In fact, that makes it all the more important that we do recognize their rights. I bambini sono piccoli e senza difese e non hanno molti soldi, ma non per questo dobbiamo pensare che non abbiano diritti. Al contrario, questi sono i motivi per cui riconoscere i loro diritti è ancora più importante. Yet, I know of no organization that has taken the time to think carefully about or write down the rights that a child should have when learning. I would like to present a few items that I think should go on that list. Eppure, non so di nessuna organizzazione che si è presa del tempo per riflettere attentamente o scrivere la lista dei diritti che un bambino dovrebbe avere quando apprende. Vorrei presentare qualche argomento che penso dovrebbe essere inserito in questa lista. First, I have the right to be myself, different from other children. Per prima cosa, ho il diritto di essere me stesso, diverso dagli altri bambini. How many of you have 2 or more children? Please raise your hand. Ok. Quanti di voi hanno 2 o più bambini? Alzate la mano, per favore. Thank you. Now keep your hand up if your children are the same as each other. Adesso per cortesia tenete alzate la mano se i vostri figli sono uguali. That's what I thought. Children have a right to be individuals, different from each other, and to have their own interests and challenges and abilities. Any educational program which seeks to treat all children the same violates that right. Come pensavo. I bambini hanno il diritto di essere individui, diversi gli uni dagli altri, e di avere ciascuno i propri interessi, sfide, abilità. Qualunque programma educativo che cerchi di trattare tutti i bambini nello stesso modo viola quel diritto.
2, I have the right to be given true information. 2, ho il diritto di ricevere un'informazione vera. When children are taught information which is not true or complete, it inhibits their ability to think. And there is evidence that the things that children are taught early, whether true or not, have a very strong influence on their later learning. Quando ai bambini viene data un'informazione non vera o non completa, ecco che di fatto questo inibisce la loro capacità di pensare. Ed è provato che le cose che vengono insegnate ai bambini fin da quando sono molto piccoli, vere o no, hanno una forte influenza sulla loro futura istruzione. 3, I have the right to have facts differentiated from opinions. 3, ho il diritto di ricevere fatti distinti dalle opinioni. Teaching children truth doesn't mean that children should not be taught opinions. Opinions reflect people's beliefs and viewpoints, and they are important. But they should be clearly labeled as such. Insegnare ai bambini la verità non significa che ai bambini non debbano essere insegnate le opinioni. Le opinioni riflettono ciò in cui le persone credono e i loro punti di vista e sono importanti, ma dovrebbero essere chiaramente dichiarate come tali. 4, I have the right to make my own observations and arrive at my own conclusions. 4, ho il diritto di fare le mie osservazioni e di arrivare alle mie conclusioni. In its worst form, education is indoctrination, seeking to force students to memorize and agree through a threatening and oppressive examination and grading system. In its best form, education offers students the opportunity to study, to analyze, to compare, and to reach their own decisions. Nella sua forma peggiore, l'istruzione è indottrinamento, che tenta di forzare gli studenti a memorizzare e concordare attraverso un sistema di esaminazione e valutazione oppressivo e teso ad intimorire. Nella sua forma migliore, l'istruzione offre agli studenti l'opportunità di studiare, analizzare, confrontare e raggiungere le proprie decisioni e conclusioni. Next, I have the right to be given the opportunity to truly understand what I am learning and to take as much time as I really need to learn something well. 5. Ho il diritto di avere l'opportunità di comprendere davvero ciò che sto studiando e di avere a disposizione tutto il tempo necessario per imparare bene qualcosa. Most educators I know would agree with this idea in theory, certainly. But the structure of almost all schools makes it very difficult to respect this right because the curriculum is time-based and moves forward at the same pace for all students regardless of the needs of individual students. I will come back to this later. La maggior parte degli educatori che conosco sarebbe d'accordo con questa idea in teoria, ne sono certo. Però la struttura di quasi tutte le scuole rende molto difficile rispettare questo diritto, perché i percorsi sono basati sul tempo e vanno avanti con lo stesso passo e ritmo per tutti gli studenti, incuranti dei bisogni dei singoli individui. Ma tornerò su questo più tardi. 6, I have the right to be creative. 6. Ho il diritto di essere creativo. Creativity does not only have to do with art and music, although I completely agree with earlier speakers that these are extremely important experiences. More fundamentally, creativity has to do with allowing students to create their own ideas, to create their own products, to create their own learning opportunities, and to create positive effects in their environment and their groups. La creatività non ha a che fare solo con arte e musica, anche se sono totalmente d'accordo con quanto espresso dai precedenti relatori, nel dire che queste attività rappresentano un'esperienza di fondamentale importanza per i bambini. La creatività ha un ruolo fondamentale nella crescita perché permette ai bambini di crearsi le proprie idee, i propri prodotti, il proprio apprendimento e le proprie opportunità e di creare effetti positivi nel loro ambiente e nel loro gruppo. 7, I have the right to contribute and to help others. 7. Ho il diritto di contribuire e di aiutare gli altri. Which would you rather do, help or be helped? Raise your hand if you would rather help. Che cosa preferireste, aiutare o essere aiutati? Alzate la mano se preferireste aiutare. Thank you. This is in fact a nearly universal human desire to help others. Of course, we all need help at times, and it is a wonderful thing to have friends and colleagues that you can get help. But how would you feel if you were always being helped but could never help anyone? Aiutare gli altri è in effetti un desiderio quasi universale degli uomini. Naturalmente tutti noi abbiamo bisogno di aiuto a volte e la cosa fantastica dell'avere degli amici e colleghi è che puoi ricevere aiuto. Ma come vi sentireste se foste sempre aiutati senza mai poter dare aiuto? Children feel the same way. This is really a matter of treating children with respect, because if you respect someone, then you're willing to let them contribute to you and help you. I bambini si sentono allo stesso modo.
Questo significa trattare i bambini con rispetto, perché se rispetti qualcuno sei disponibile a lasciarlo contribuire e aiutarti. Next, I have the right to a drug-free education. Il prossimo punto è: ho diritto ad avere un'istruzione libera da farmaci. It's shocking that we even have to say this, that children have the right not to have their brain chemistry altered by adults just because they're different, or they've run into some difficulties in trying to learn something, or because they don't like to sit still. After all, who really does like to sit still? È scioccante che siamo tenuti a specificarlo e a sottolinearlo, che i bambini hanno diritto ad avere una mente non alterata da farmaci, somministrati da adulti solo perché sono diversi, o perché hanno incontrato delle difficoltà nell'apprendere qualcosa, o perché non amano stare seduti fermi. Dopotutto, a chi piace davvero stare seduto e fermo? Now, I've ordered all of these as rights that children have because I think they do have these rights. But you can equally think of every item on this list from a different viewpoint, as responsibilities that we have to our children as their parents and educators. Ho elencato tutte queste cose come diritti che i bambini hanno perché ritengo che li abbiano, ma potete anche considerare ciascuno di questi argomenti da un diverso punto di vista, ossia come una responsabilità che abbiamo nei confronti dei nostri bambini in qualità di genitori o di educatori. There is one more item on my list. 9, I have the right to an education that empowers me to create my own future. C'è un ulteriore argomento da inserire sulla lista, il numero 9. Ho il diritto a ricevere un'istruzione che mi consenta di creare al meglio il mio futuro. Over the course of a long career in education, I have heard many answers to the question of why we should educate our children. Nel corso di una lunga carriera nell'istruzione, ho sentito molte risposte alla domanda sul perché dovremmo istruire i nostri figli. Some say it should be to help children become good citizens. For others, especially those in the business sector, the most important thing is to help them become productive workers. For those who work in the nonprofit sector, the goal is often to help children grow into good people. Alcuni sostengono che sia perché dobbiamo aiutare i nostri figli a diventare dei buoni cittadini. Per altri, specialmente quelli nel settore business, la cosa più importante è per aiutarli a diventare lavoratori produttivi. Per coloro che lavorano nel settore del no profit, l'obiettivo è spesso aiutare i bambini a diventare delle brave persone. None of these answers are wrong, but I think they all fail to recognize the point we discussed earlier, that the people who make the greatest investment into education is the students. Nessuna di queste risposte è sbagliata, ma penso che non riconoscano il punto che abbiamo discusso prima, che le persone che fanno l'investimento più grande sono gli studenti. To me, this means that we should not educate them to achieve our goals, but rather we should educate them to achieve their goals. And so I believe that this reason to educate children, and the only thing that gives us the right to expect them to devote so much of their lives to education, is to empower them to create their futures. Per me, questo significa che non dovremmo educarli a raggiungere i nostri obiettivi, ma piuttosto che il nostro obiettivo dovrebbe essere aiutarli a raggiungere i loro traguardi. E quindi credo che la ragione per cui dobbiamo istruire i nostri figli, e l'unica che ci dia il diritto di aspettarci che dedichino così tanto tempo della loro vita all'istruzione, è dargli modo di costruire il loro futuro. I'm sure you can think of many other rights that children should have, but I want to turn now to another right, to one of the rights I talked about, the right to truly understand what is being learned. Sono certo che avrete molti altri punti che vorreste inserire nella lista, ma adesso quello su cui vorrei porre l'attenzione è un altro dei diritti della mia lista, il diritto a comprendere davvero ciò che mi viene insegnato. Let's think about the nature of understanding for a minute. This is a subject on which many philosophical and pedagogical books have been written, but I want to draw your attention to one point. When you understand something, you understand how it relates to other things that you already understood. Pensiamo per un attimo alla natura della comprensione. Questo è un argomento su cui sono stati scritti molti libri di filosofia e pedagogia, ma voglio focalizzare la vostra attenzione su un punto. Quando capite qualcosa, comprendete come questa informazione si relaziona ad altre cose che già conoscete. Please take a moment and see if you can think of an example of this for yourself. Prendetevi un momento per pensare ad un esempio di questa cosa. Once you have done that, turn to the person next to you and tell them what you thought of. Okay. Una volta che avete fatto questo, giratevi verso la persona vicino a voi e parlatene. Did that go well? Va bene? All right.
With that in mind, let's talk about how to design an educational program that truly supports understanding. When teachers think about and plan lessons, they often think of the students' learning as a path, like this. This could represent a single lesson, or a week, or a whole year of a student's progress through a subject. Con questo in mente, parliamo di come strutturare un programma educativo che supporti davvero la comprensione e l'apprendimento. Quando gli insegnanti pensano e pianificano una lezione, spesso pensano all'apprendimento dello studente come ad un percorso. Questo può essere una singola lezione, una settimana o un intero anno di progressi dello studente rispetto ad una materia. But in fact, this is a very incomplete picture because each learning goal is dependent on the student's prior knowledge and understandings, the foundation of knowledge that he or she comes in with. Ma in effetti questo quadro è incompleto, perché ciascun obiettivo educativo dipende da competenze e conoscenze pregresse, il fondamento del sapere con cui ciascuno di noi parte. In this illustration, the foundation is strong. All of the underlying bricks of knowledge are well integrated and supporting of the overall structure. In questo disegno le fondamenta sono forti, tutti i mattoncini del sapere sono ben integrati e di supporto a tutta la struttura. But what is usually the case is that some elements of the foundation are weak or even missing. Maybe the student missed school for a few days or didn't get a chance to practice something enough or didn't have enough time to understand something and had to move on anyway. Ma ciò che accade di solito è che alcuni elementi delle fondamenta siano deboli o addirittura mancanti. Forse lo studente ha perso qualche giorno di scuola o non ha avuto occasione di esercitarsi a sufficienza, oppure non ha avuto abbastanza tempo per comprendere qualcosa e ha dovuto comunque andare avanti. That means that the knowledge and understandings that depend on that more basic understanding are also weak. As educators, what we see is what happens on the surface. The student has difficulty accomplishing the current learning goal. What is not so obvious is the problems that lie underneath that. Questo significa che anche il sapere e la comprensione che dipendono da questa competenza di base sono deboli. In quanto educatori, ciò che vediamo è quello che appare in superficie. Lo studente ha difficoltà nel portare a termine l'obiettivo che si sta affrontando in quel momento. Ciò che non è così ovvio è il problema a monte. Typically, a teacher will find a way to get a student over the difficulty, but this approach leaves the underlying problems not addressed. And because of that, the student will run into trouble again at the next learning goal, which depends on the same foundational knowledge. Di solito un insegnante troverà il modo di aiutare lo studente a superare la difficoltà corrente, ma questo approccio lascia comunque irrisolto il problema a monte. E a causa di questo, lo studente incontrerà ancora problemi allo step successivo, che dipende dalla stessa competenza di base. Over time, the patches are not enough. Eventually, the student simply cannot progress with good understanding of the material. Nel tempo, le toppe non saranno abbastanza e lo studente semplicemente non riuscirà a fare progressi con una buona comprensione del materiale. For how many of you does this describe your mathematics education? Per quanti di voi questo ha rappresentato l'istruzione in matematica? Grazie. This is not a theoretical problem. In the United States, every 4 years, students are tested in 2 subjects, mathematics and literacy. Here is the result of the most recent 4th grade test. Fully 60% of children are not at grade level in mathematical skill. And literacy is even worse. Questo non è solo un problema teorico, in America, per esempio, ogni studente di quarta elementare, in tutto il paese, sostiene lo stesso test in 2 materie, matematica e, noi diremmo italiano, insomma, in lingua. Okay? Secondo il risultato del più recente di questi test, il 60% dei ragazzi non raggiunge i risultati previsti in matematica e in lingua inglese è ancora peggio. In order to address this very fundamental problem in education, we need to find a way to provide exactly the right learning activities to every child to address what may be holding him or her back from complete understanding. Al fine di affrontare questo problema fondamentale dell'istruzione in maniera adeguata, abbiamo necessità di fornire le corrette attività di apprendimento per ogni bambino, per risolvere qualunque problema gli stia impedendo una corretta comprensione. This is why ABC Mouse was created. Questo è il motivo per cui ABC Mouse è stata creata. To help every child build a strong foundation for future success in school and in life. Per aiutare ogni bambino a costruire delle fondamenta forti per il suo futuro successo a scuola e nella vita.
ABC Mouse is not intended to be a replacement for teachers or for schools. It is intended to help teachers and to help students build a strong foundation. ABC Mouse non vuole essere un sostituto della scuola o degli insegnanti, quanto piuttosto un supporto alla loro attività nella costruzione di fondamenta forti nello studente. I would like to take you on a brief tour of ABC Mouse to show you how some of the principles we have just discussed are demonstrated in practice. Vorrei farvi fare un breve giro su ABC Mouse per mostrarvi come i principi che abbiamo appena discusso sono stati poi messi in pratica. This is the home page. As you can see, the child has a choice of activities and may choose any one of them. This is an example of an important principle of learning, which is to give the child as much control over the learning process as possible. Questa è la home page. Come potete vedere, il bambino può scegliere fra diverse attività e può scegliere una qualunque fra queste. E questo è un esempio di un principio importante per l'apprendimento, che è quello di dare al bambino quanta più autonomia possibile nel processo di apprendimento. If the child chooses to go into the classroom, he will find an environment which reflects several best practices of classroom teaching for young children. The walls are full of interesting things to learn, and the space is organized into learning centers. Se il bambino sceglie di entrare in classe, troverà un ambiente che riflette molte delle buone norme, delle best practice portate avanti nelle classi frequentate dai bambini più piccoli. I muri sono pieni di cose interessanti da apprendere e lo spazio è organizzato per aree di apprendimento. The hamster maze, for example, is an activity that allows children to explore spatial relationships and to learn a little bit about what animals need to survive. Il labirinto del criceto, per esempio, è un'attività che permette ai bambini di esplorare lo spazio di relazione e al contempo di apprendere un po' di che cosa necessitano gli animali per sopravvivere. Along the top of the classroom are choices related to subjects that children learn in school: reading, mathematics, social studies, science, health. Choosing one of these opens a page that offers many learning activities, each presented with an appealing picture. These activities include books, videos, games, puzzles, art activities, and songs. Lungo la parte alta della classe ci sono scelte legate alle materie che i bambini studiano a scuola: lettura, matematica, studi sociali, scienze e salute. Quando si sceglie uno di questi, si apre una pagina che offre molte attività di apprendimento, ciascuna rappresentata da un disegno. Queste attività includono libri, video, giochi, puzzle, attività artistiche e canzoni. In these areas, children are free to simply choose any activity they are interested in or that looks like fun. But children can also access something we call the step-by-step learning path, which is a sequence of lesson activities that teach children what is most important for them to learn at each grade level. Following this path ensures that children build a strong foundation for future learning. In queste aree i bambini sono liberi di scegliere, così come vogliono, quindi liberamente, qualunque attività a cui sono interessati o che sembra loro divertente. Ma i bambini possono anche avere accesso a qualcosa che possiamo definire un percorso di apprendimento a piccoli passi, che è una sequenza di lezioni e attività che sono state selezionate per insegnare ai bambini che cosa è più importante per loro imparare ad ogni livello scolastico. Seguire questo percorso assicura ai bambini la costruzione di basi forti per il loro apprendimento futuro. There are several other learning areas on ABC Mouse which can be accessed through the map. One of them is an interactive zoo where children can visit 18 different animals, see how they move and behave, and learn about them. Ci sono molte altre aree di apprendimento su ABC Mouse accessibili attraverso la mappa. Una di queste è lo zoo interattivo, dove i bambini possono fare visita a 18 animali diversi, vedere come si muovono e si comportano e apprendere diverse cose sul loro conto. As children complete learning activities on ABC Mouse, they earn tickets which they can use in the mall to acquire things for their avatar or their room. Quando i bambini completano l'attività su ABC Mouse, guadagnano dei biglietti che possono utilizzare nel centro commerciale per acquistare cose per il proprio avatar o per la loro camera. For example, this is a furniture store, and here children can use tickets to buy things to put into their room, like these. Per esempio c'è un negozio di mobili e qui i bambini possono acquistare mobili da mettere nella loro camera, come questi. In this way, the entire experience of ABC Mouse is one very big game. The more children learn, the more creative freedom they have and the more control they can have over their environments. In questo modo l'intera esperienza di ABC Mouse è un grande gioco. Più i bambini imparano, più libertà creative hanno, più controllo acquisiscono su ciò che li circonda. This is an important life lesson that education leads to freedom and the ability to have the kind of life you want to have for yourself and your family. And children love to play this game.
Questa è una lezione importante di vita. L'istruzione ti rende libero e ti dà la capacità di avere la vita che vuoi per te e per la tua famiglia. E i bambini adorano questo gioco. I spoke earlier about the importance of artistic creativity in creating educational experiences for children. I hope you have seen that in some of the things I have shown you. I'd like to take a minute to share another example, a sampling of teaching music videos that we have created. Ho parlato prima dell'importanza della creatività artistica nel creare esperienze educative per i bambini. Spero abbiate ritrovato questo in alcune delle cose che vi ho mostrato. Vorrei spendere un altro minuto per condividere un'ultima cosa, una campionatura dei video musicali educativi che sono stati creati. Explore and discover, discover and explore. Learn something new that you did not know before. Learn something new that you did not know before. I believe that the reason for the success of ABC Mouse is basically simple. We put children first, we respect their rights of learners, and we believe that their investment into their own education should empower them to create their own futures as unique individuals. Credo che la ragione del successo di ABC Mouse sia di base molto semplice. Mettiamo i bambini al primo posto, rispettiamo i loro diritti come alunni e pensiamo che il loro investimento nella loro istruzione debba renderli capaci di creare il proprio futuro come individui unici. I know that Pensare, oltre and many people in this room share these values and these beliefs, and I look forward to our futures and our children's futures together. Thank you. So che Pensare oltre molte persone in questa stanza condividono questi valori e aspetto con impazienza di vedere i risultati futuri, il futuro dei nostri bambini, tutti insieme. Grazie. Grazie.